Počaev, il segno lasciato da Maria sulla roccia. In un angolo silenzioso dell'Europa orientale, su una roccia segnata da un'impronta misteriosa, la Vergine Maria ha lasciato un segno che attraversa i secoli. È qui che nasce la storia della Madonna di Počaev, una delle icone più venerate del mondo cristiano orientale, testimone di apparizioni, miracoli e protezione nei momenti più drammatici della storia. Il primo luogo in cui la Vergine Maria apparve, lasciando impressa la traccia del suo passaggio su una roccia, si trova presso la lavra della Dormizione a Počaev, nell'ovest dell'Ucraina. Questa terra è ricca di apparizioni mariane, spesso accompagnate da segni straordinari e prodigi, che testimoniano il legame profondo e l'amore particolare della Madre di Dio per il popolo ucraino. Intorno al 1340, 2 monaci si stabilirono sulla collina dove oggi sorge il monastero di Počaev. Dopo un momento di preghiera, uno di loro salì sulla sommità e vide improvvisamente la Madre di Dio apparire in piedi su una roccia, avvolta da una luce ardente come fuoco. Chiamò subito l'altro monaco per condividere quanto stava accadendo. All'apparizione assistette anche un pastore del luogo, di nome Ivan Bosoi, che accorse sulla collina. Davanti a quel segno straordinario, i 3 testimoni unirono le loro voci nella lode a Dio. Quando l'apparizione svanì, i presenti si accorsero che nel punto in cui si era fermata la Vergine, la roccia si era come ammorbidita, conservando l'impronta del piede destro di Maria. Da quella stessa roccia iniziò a sgorgare una sorgente di acqua limpida, che nel tempo si rivelò fonte di guarigione per tutti coloro che vi attingevano con fede. Quasi 2 secoli dopo quegli eventi, la storia di Počaev si arricchì di un nuovo segno straordinario. Nel 1559, il metropolita neofita di Costantinopoli, durante un viaggio in Volinia, la stessa regione che ospita Počaev, fece tappa presso la nobildonna Anna Gaiskaya, nella sua residenza di Orlia, poco distante dal monastero. Al momento della partenza, come dono di benedizione, le lasciò un'icona della Madre di Dio proveniente da Costantinopoli. Con il passare del tempo, si iniziò a notare un fenomeno insolito. Dall'icona sembrava irradiarsi una luce misteriosa, segno che richiamava ancora una volta la presenza viva della Vergine in quella terra. Dopo i primi segni straordinari legati all'icona, gli eventi presero una direzione decisiva. Nel 1597, Filippo, fratello di Anna Gaiskaya, ottenne una guarigione miracolosa mentre si trovava in preghiera alla presenza di un monaco. Profondamente colpita da questa grazia, Anna decise di donare l'icona miracolosa proprio a quel monaco, che viveva sulla collina di Počaev. L'immagine sacra fu collocata nella chiesa dedicata alla dormizione della Madre di Dio e, attorno a quel luogo benedetto, nacque in seguito un monastero. La sua fondazione e il suo sviluppo furono resi possibili in gran parte grazie al sostegno e alla generosità della stessa Anna Gaiskaya, che contribuì in modo determinante alla nascita del grande centro spirituale di Počaev. Ma i miracoli non finiscono qui. Nel 1675 la storia del monastero fu segnata da un nuovo evento straordinario, conosciuto come la Terza Apparizione. Durante la guerra di Zbaraz, il monastero fu assediato dalle truppe turche. In quel momento di pericolo, i monaci e i rifugiati si raccolsero davanti all'icona di Počaev, cantando l'inno a Catisto e implorando l'intervento della Madre di Dio. Con grande stupore degli invasori, la Vergine apparve sopra la collina a braccia aperte, immersa in una luce abbagliante, affiancata da San Giobbe. La Madonna stese il suo velo protettivo sul monastero, mentre una moltitudine di angeli armati di spada lo difendeva. I soldati tentarono di colpire gli angeli, scagliando frecce verso di loro, ma ogni arma ritornò sui suoi lanciatori, causando la sconfitta degli invasori. Questo prodigio confermò ancora una volta la protezione speciale della Vergine sulla terra di Počaev e rafforzò la fede di tutti coloro che lì cercavano rifugio e aiuto. Proseguendo la storia dei segni straordinari che hanno reso Počaev un luogo di prodigi, nel 1780 avvenne un altro episodio miracoloso, legato alla costruzione di una grande chiesa nel monastero. Un monaco, percependo un pericolo imminente, avvertì tutti di allontanarsi dal cantiere. Grazie al suo avvertimento, quasi 200 operai lasciarono la chiesa poco prima che il tetto crollasse, evitando così una tragedia. Questo episodio si aggiunge ai numerosi segni registrati nella storia del monastero,
Secondo le cronache, ben 139 miracoli sono stati attribuiti alla protezione della Madre di Dio a Počajev, confermando la sacralità e la forza spirituale di questo luogo. A chiusura di questa straordinaria storia, anche dopo la scomparsa di Anna Gajskaya, la protezione della Vergine continuò a manifestarsi in modi sorprendenti. Il nipote di Anna, convertitosi al luteranesimo durante la Riforma, saccheggiò il monastero e sottrasse l'icona miracolosa. Sua moglie, con arroganza, offese l'immagine sacra e il popolo ortodosso. Secondo le cronache, furono allora scatenate tempeste e avversità su di lei, finché, riconoscendo la gravità delle sue azioni, restituì finalmente l'icona al suo legittimo posto nel monastero. Questo episodio confermò ancora una volta che la Vergine di Počajev veglia sul suo santuario, proteggendo la fede dei devoti e ricordando che il rispetto per il sacro non può essere ignorato.